Un cliente mi ha ordinato una bellissima semiacustica. Ora la scarteremo e gli effettuerò un setup. Andiamo a vedere di cosa si tratta. La Starfire Emerald Green. Questa è proprio bella, bellissima. Il colore è Emerald Green, iconico per la Starfire, per questo genere di strumento. Il cartellino di ispezione della fabbrica, ma sappiamo bene che dal luogo di costruzione al luogo di destinazione il clima cambia tantissimo e lo strumento può muoversi. Quindi andremo a verificare tutti i parametri, da il capotasto alla curvatura del manico, l'intonazione delle sellette e il radius e l'altezza, bilanciamento dei pick up, tutto quello che serve per suonarla al meglio. In più devo verificare che non ci sia qualche piccolo difetto qua e là ed eventualmente intervenire prima di consegnarla. Ora andiamo nel banco del setup. La tastiera è in palissandro con i dot in madreperla da 5 mm, quindi leggermente più piccoli dei 6 mm tradizionali, molto fine ed elegante a mio avviso, e finiscono al 15° tasto, lasciando la tastiera libera nell'ultima parte. Il capotasto è in osso, la verniciatura è fatta davvero molto bene, anche lo stacco tra binding e vernice è molto precisa. Il colore verde è su una tavola di acero liscio, si intravedono le venature. A differenza del modello più economico, ci sono tante differenze nei dettagli, come per esempio la vite piccola del pick-up, molto elegante, il ring pick-up con questa svasatura nel contorno, la zigrinatura, la brugola per la regolazione del ponte e cordiera fissa. Gli stessi pomellini. Abbiamo lo 0 alla scritta del volume e alzando arriva al massimo di 9. Il battipenna in questo caso è trasparente con la serigrafia sotto, in modo tale che se si graffia la scritta e il colore vengono preservati il più possibile. Anche il fondo è chiaramente in acero liscio, leggermente a vista, la vernice è posata molto bene e anche la tinta, e questo lo noto anche nello stacco tra il binding e il manico. Infatti quando la vernice è spessa si va a creare un cordolo soprattutto dove ci sono gli spigoli vivi, mentre in questo caso la linea è pulita. Questo è un dettaglio molto importante. Il manico è a 3 pezzi con inserto centrale in acero e le 2 parti laterali in mogano. Questa è una tecnica che di solito Guild utilizza nelle sue chitarre made in USA e che lo riporta anche in queste versioni top di gamma di produzione cinese. È una tecnica che a me piace tanto e utilizzo anch'io nelle mie chitarre, mentre le meccaniche sono montate in linea col bordo della paletta, quindi seguono questo raggio molto pronunciato. I potenziometri sono i classici Alpha made in Corea e le saldature sembrano ben fatte. I pick-up sono collegati con un connettore a pressione, anche se non cambia assolutamente niente a livello di suono, preferisco sempre la saldatura diretta. Ora accordiamo la chitarra e verifichiamo lo stato dello strumento. Il manico è abbastanza dritto, già arriva in condizioni molto accettabili, il capotasto però è parecchio alto e questo andrebbe calibrato. Poi di conseguenza il ponte. La lavorazione del capotasto è molto importante per 2 fattori principali. Uno è dover calibrare l'altezza delle corde rispetto al primo tasto. L'altra è creare la sede perfetta ed evitare problemi di stonatura mentre si suona. In descrizione vi lascio il link del video dove spiego come effettuare l'intonazione di una chitarra.
Le protezioni utilizzate nel trasporto lasciano tutti questi aloni che adesso andremo a rimuovere con i prodotti per la pulizia degli strumenti. Ok, ci siamo quasi, manca solo il tocco finale. E voilà, ora la chitarra è pronta per essere consegnata. Mi è piaciuta subito sia col pick-up al ponte che al manico. Il suono è pieno e corposo, riuscendo tuttavia a mantenere dei puliti molto belli, dritti e definiti. Anche se con un overdrive inserito il suono non si pulisce sufficientemente abbassando il volume del pick-up, si riesce a gestire bene la dinamica e risponde adeguatamente al tocco piano e forte. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo strumento. Se vi piacciono questi tipi di contenuti vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Un saluto a tutti, ciao!